Ciao a tutti gli amici di KST Lab, oggi nuova recensione e siamo in compagnia di Native Control S49 Mark III. Questo video è realizzato in collaborazione con Native Instrument, che ringrazio per avermi fornito questo strumento. Facciamo un unboxing dello strumento, così vediamo cosa c'è in confezione e poi andremo a parlarne di più nel dettaglio. Allora, lo strumento in particolare appunto è la versione 49 tasti, è il taglio che io personalmente ho scelto perché per preferenza mia di utilizzo di questa categoria di strumenti, quindi in Master Keyboard, preferisco sempre scegliere il tasto 49 tasti per questione di ingombro, sia per spostarle che in studio, però chiaramente esiste anche, e lo anticipo già, ma l'avrete visto anche sul sito, questa è la 49, c'è la 61 e c'è anche la 88. 49 e 61, entrambi i modelli praticamente sono pressoché identici, hanno la differenza appunto solo di un'ottava, per il resto sono pressoché lo stesso strumento. La 88 ovviamente presenta il tasto pesato. Adesso vediamo l'unboxing. Adesso praticamente questo è l'imballo, ovviamente lo strumento arriva in questa scatola di cartone, questo è praticamente quello che troviamo all'interno dello strumento. La tastiera pesa 5 kg, quindi vediamo che praticamente al suo interno lo strumento è comunque bello imballato. C'è un cavo USB di tipo C da entrambe le parti, quindi il cavo praticamente in entrambi i casi USB-C, e da una parte c'è questa forma arrotondata che ci permette di inserire il cavo nello strumento e averlo poi col connettore a filo. Dopodiché andiamo a rimuovere l'imballo. E questo è lo strumento. Quindi questo è lo strumento. Una volta tolto dall'imballo, sotto i tasti c'è un'ulteriore protezione che adesso andiamo a rimuovere, quindi che serve appunto nel trasporto per far sì che i tasti non vengano danneggiati. Allora, il pannello superiore è comunque in plastica, non è alluminio, è un pezzo unico di plastica, ma le due wheel pitch e modulation sono ben costruite e sono praticamente la struttura esterna è in alluminio. Stessa cosa sono gli 8 encoder che ci sono al di sotto del display, che sono anche questi costruiti bene, si sente, hanno un buon feedback e sono comunque in alluminio. Stessa cosa il potenziometro qua per la selezione multipla, che in realtà è un joystick anche, quindi sia rotativo che a più direzioni. E poi dopo vabbè abbiamo tutta la parte di tasti, il ribbon, lo strumento di per sé. Poi inoltre abbiamo già visto anche poi nell'altra schermata che ci sono un bel po' di connessioni sul pannello posteriore, e abbiamo per tutti e tre i tagli dello strumento, qui 49, 61 e 88, delle meccaniche FATA. Come vedete, una volta che avremo collegato lo strumento e alimentato la tastiera, quindi va collegata sia l'alimentazione se la potenza dell'USB a cui è connesso lo strumento, perché ci sono due porte USB, una per i dati e una solo alimentazione. Una volta collegata, chiaramente la tastiera va accesa e collegata e seguita la procedura che c'è indicata sullo schermo. Ci verrà chiesto di registrare il nostro seriale dello strumento. Una volta fatto, dentro praticamente Native Access
lo strumento aggiungerà in automatico tutte le notazioni software che sono presenti con questo strumento. Inoltre ci sarà praticamente il suo programma per registrare, per collegare la tastiera al nostro computer, ci dirà poi di scaricare un altro programma che è l'update del firmware, quindi ci farà già aggiornare all'ultima versione firmware lo strumento, farà tutta la sua procedura e arriveranno un po' di mail con tutto quello che è incluso insieme allo strumento, quindi suoni, voucher, eccetera, eccetera. Una volta che avremo finito, lo strumento arriverà esattamente in questa situazione, quindi in default, e sarà pronto per essere utilizzato. Come vedete, praticamente ci sono, come per la versione precedente Mark II, tutti i tasti retroilluminati, un bel display widescreen, quindi prima c'erano due schermini, adesso ce n'è uno solo molto più largo. Abbiamo detto che c'è questo joystick, abbiamo appunto il ribbon con questo feedback visivo, quindi abbiamo il trasporto dell'ottava qua sopra e abbiamo pitch e modulation che sono con la parte centrale retroilluminata, quindi avremo sempre un feedback visivo. Quando andremo a suonare la parte dei tasti, la parte superiore, comunque ci darà sempre un feedback visivo di quello che stiamo premendo. Praticamente la versione 49 monta una meccanica FATAR con aftertouch polifonico. Questa meccanica è la stessa montata anche sul 61, mentre l'88 ha una meccanica pesata sempre con aftertouch polifonico. Comunque sono di ultima generazione, utilizzati anche su strumenti molto costosi, ad esempio su Quantum e Iridium di Waldorf. Sul pannello posteriore noi abbiamo appunto due porte USB di tipo C, una per i dati, una per l'alimentazione, abbiamo la connessione per diversi pedali, abbiamo poi MIDI in e MIDI out. Lo strumento di per sé ci permette sia di lavorare come controller MIDI generico, quindi interfacciarlo con hardware esterno, oppure chiaramente la sua funzione principale è quella di interfacciarsi con tutta la famiglia di plugin di Native Instrument e lavorare praticamente in simbiosi con Contact. Quindi se noi andiamo poi a utilizzare Contact potremo utilizzarlo direttamente sullo schermo dello strumento. Quindi ad esempio adesso io ho aperto Contact e in automatico vedete che la tastiera ci mostra quello che c'è disponibile dentro nel computer, quindi tutto quello che c'è possiamo andare a aprire. Adesso ne apriamo uno a caso, per esempio Crosstalk Piano, che è uno di quelli nuovi. Se noi andiamo a selezionarlo apparirà sullo schermo e potremo utilizzarlo quasi come se fosse uno strumento integrato direttamente nella tastiera.